guardandolo dall'alto, il paesaggio della Sabina, che già è bello anche guardarlo a livello umano, rivela delle cose interessanti che sono le organizzazioni di queste piantagioni, di questi piccoli poderi di oliveti che obbediscono a degli ordini che non sempre sono dettati solo dall'esposizione, dall'inclinazione della collina su cui insistono. Sono delle volte delle pure tradizioni che il giovane si è trovato dal nonno, dal padre, eccetera, e che rispetta come anche perché l'olivo ha una crescita lentissima, quindi si tramanda da solo di generazione in generazione senza nessuna variazione. E questo stranamente mi ha fatto riflettere al fatto di come somiglia, diciamo, questo processo a quello che avviene anche in natura. Anche in natura ci sono delle cose, delle organizzazioni perfette e che poi si concludono all'interno di una microforma, e per esempio una foglia è perfettamente ordinata, simmetrica, meravigliosa, e poi però ha vicino un'altra foglia che anche lei ha un suo ordine pazzesco e che però tra loro formano una figura di interferenza. Diciamo che c'è una giusta posizione di due geometrie pure e che dà una terza risultante. E così avviene guardando questi appezzamenti, questi oliveti dall'alto, che rivelano queste strane linee che li congiungono e che, lette da sole, ricordano delle altre cose, delle altre linee che troviamo per esempio nel percorso del fiume Farfa, che anche lui piega e repentinamente cambia direzione. Come è costituito anche un ramo, infatti ho citato delle volte il ramo solo dell'olivo, che anche lui ha questa sua organizzazione interna e che non necessariamente segue una geometria come la possiamo intendere noi umanamente, ma che ha una geometria di ordine superiore, che è misteriosa, che però il contadino e la persona che è vicina alla natura, eccetera, tende a ripetere, tende a in qualche modo conformare la terra con le linee che ha visto, diciamo, nella natura, che si è trovato davanti. E questo mi ha fatto riflettere su una continuità che poi si è venuta perdendo nei secoli. Noi vediamo appunto nella pianura padana o anche dalle mie parti verso Verona, eccetera, abbiamo delle vaste colture, soprattutto la monocoltura. Non parliamo dell'America che fa delle monocolture di chilometri, dove difficilmente puoi individuare la voce della natura, perché è proprio stata spenta a forza. E invece qui non so perché, per quale motivo, forse ne parlavano prima anche al convegno di questo fatto che la Sabina un po' ha subito come una specie di complesso rispetto a Roma, che è talmente poi più importante, eccetera, dove la storia si è accanita, eccetera. La Sabina è rimasta un po' a latere, anche dal punto di vista dell'interesse turistico, eccetera. Fortunatamente queste cose non hanno influito in modo tale da distruggere questo tessuto che probabilmente apparteneva proprio al linguaggio dell'agricoltura tradizionalmente, e probabilmente forse in tutta Italia, questo non lo posso sapere, però certo è che qui è successa questa cosa curiosa che probabilmente valeva la pena di sottolineare.